la pasta alla carbonara. L'origine degli spaghetti alla carbonara è controversa quanto la preparazione del piatto stesso, ma un racconto specifico spicca sugli altri. La storia è questa. Le truppe americane erano ansiose di un pasto caldo e sostanzioso. Fu in questo contesto che un cuoco italiano venne incaricato di creare qualcosa di ricco con quanto a disposizione, per realizzare un piatto che venne poi conosciuto come carbonara. Ricreeremo la ricetta storica usando come riferimento le memorie dello stesso cuoco che rivendicò la paternità della carbonara. Questo chef era Renato Gualandi. Pecorino e guanciale, i capisaldi di una carbonara classica. Scusate ragazzi, ma Renato non li menziona e quindi non li utilizzeremo. Ed iniziamo con il bacon. Abbiamo visto che verosimilmente quello che utilizzò era precotto e sgocciolato. Allora noi lo cuociamo e poi rimuoviamo il grasso. Già, il grasso. In effetti, storicamente ha senso che il bacon fosse precotto e sgocciolato, non solo perché si conserva meglio e non richiede ovviamente la cottura, ma il grasso stesso veniva poi utilizzato negli Stati Uniti ai tempi per fare le bombe. Pensate, il governo americano aveva chiesto a tutti gli americani di donare il grasso di cottura, dal quale si estraeva la glicerina indispensabile per creare esplosivi e bombe varie. L'idea che vi fosse il bacon a strisce e crudo a quei tempi in Italia è altamente improbabile, forse nel dopoguerra ma non al tempo del racconto di Gualandi, ed è forse per questo motivo che Gualandi decise poi di aggiungere il burro per sopperire alla mancanza di grasso dal bacon. E ahimè butteremo via questo fondo di grasso. Una parte lo aggiungiamo direttamente al formaggio per ricreare quel formaggio con il bacon della razione K, ed il resto lo faremo rinvenire in padella con il burro. E allora procediamo come avrebbe proceduto lui ai tempi, senza fronzoli, con la velocità in mente. Il formaggio. Gualandi infatti disse che a conquistare i generali non fu tanto l'uovo nella pasta, ma il formaggio fuso, che conferì al piatto una cremosità unica. Usando le parole di Renato, rese il piatto bavoso. La crema ed infine l'uovo, così senza temperarlo, tutto dentro. Bene, la nostra pasta è pronta, mantecata veloce, ed infine l'aggiunta all'ultimo minuto del pepe nero, come vuole il nostro Renato. Carbonara 1944. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate la vostra carbonara storica.